Ciao a tutti, amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Vergine, tendenze energetiche affettive per la seconda metà di novembre 2023. Abbiamo la carta della morte, amici della Vergine, periodo di rigenerazione, periodo di tagli, cambi. Qualcuno si lascerà indietro magari delle attitudini piuttosto che dei pensieri o delle relazioni, perché no? Può anche essere che qualcuno si lasci indietro una discussione, ipotesi all'interno di una relazione. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, quindi è facile che non risuoni tutto. Se per caso non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre nella descrizione trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. La vedete anche scritta qui e la trovate anche nelle info del canale. Bene. Andiamo a vedere quali sono le energie disponibili. Allora, partiamo da un 3 di coppe, poi abbiamo un 4 di coppe, Dieci di spade, ruota della fortuna, fante di bastoni, sei di spade, e qui abbiamo un 3 di pentacoli e una regina di spade. Dunque ragazzi, direi che con questo 3 di coppe si parte da una situazione piuttosto allegra. Diciamo che il 3 di coppe fa riferimento o a delle persone che fanno festa o potrebbe anche far riferimento ad una relazione a tre. Tenete presente che queste sono letture generali, quindi cercate di applicarle alla vostra realtà. Se poi siete single, ho già pubblicato le letture sui single, le trovate nella playlist nell'oroscopo mensile e le potete integrare con questa lettura. Dunque ragazzi, come vi dicevo, questo 3 di coppe può avere più interpretazioni, poi lo andiamo a vedere con i mini tarocchi. Abbiamo anche un 4 di coppe però e un 10 di spade. Il 10 di spade è l'arcano minore della morte. Sento che qui c'è qualcuno che si vuole lasciare indietro, probabilmente una relazione, non è così per tutti, però diciamo che per la maggior parte della gente può essere una relazione. Andiamo a vedere carta per carta, vediamo cosa riesco a dirvi di più, perché con i mini tarocchi vengono fuori sfumature interessanti. Andiamo a vedere questo 3 di coppe e abbiamo un 8 di pentacoli, la giustizia e un re di spade. Allora, può essere una questione legata al lavoro o per qualcuno, ragazzi, è come se fosse arrivato, è come se ci si lasciasse un capitolo della propria vita indietro, perché abbiamo la giustizia. È come se fosse arrivato magari quello sblocco burocratico, la firma di quella carta. ehm, è come se ci fosse un nuovo capitolo per cui festeggiare. Se il 3 di coppe rappresentasse la relazione a 3 per voi, vi dico che fortemente potrebbe essere una relazione all'interno dell'ambiente lavorativo, magari con un capo, magari con un superiore o semplicemente con una persona più matura di voi, direi.
Andiamo a vedere il 4 di coppe. Abbiamo l'eremita e un 7 di pentacoli. Sì, diciamo che la terza settimana di novembre è un po' in sordina. C'è una carta di attesa con il 7 di pentacoli e anche l'eremita è una carta di fermo, cioè nel senso che è una carta che mi indica che state facendo un lavoro di introspezione o farete un lavoro di introspezione in questa settimana. Devo dire che l'eremita, a spiegazione di questo 4 di coppe, mi dà la sensazione che qualcuno di voi si senta comunque solo, nonostante magari ci sia questo insieme di persone intorno a voi, sia che sia a livello di amicizia il 3 di coppe, sia che siano magari dei colleghi, è come se c'è questa sensazione appunto di solitudine, devo dire. Andiamo a vedere il 10 di spade. Abbiamo una regina di coppe e un 9 di spade. Sì, probabilmente ragazzi è una relazione quella che volete o avete lasciato indietro, insomma. Devo dire che con questo 9 di spade ci sono ancora una serie di preoccupazioni e di pensieri per effettuare questo cambio. Probabilmente è vero, si è sbloccata la cosa da un punto di vista legale, da un punto di vista dei contratti, delle firme, però è come se quella non fosse la reale vittoria, è come se fosse solo un inizio per avviare il cambio che voi state aspettando. Andiamo a vedere la ruota della fortuna. 3 di pentacoli, abbiamo un 2 di bastoni e un 7 di bastoni. Guardate ragazzi, qualsiasi sia la situazione che state affrontando, sento che molte persone credono di non farcela da soli. È per quello che probabilmente è molto forte la sensazione di solitudine dell'eremita. Però in realtà è una vostra idea, perché in questo momento probabilmente siete talmente presi dai pensieri, dalle preoccupazioni, dai problemi, da tutto quello che c'è da fare, che non riuscite a vedere nel lungo periodo, mi verrebbe dire. Datevi una sorta di obiettivo. Se fosse una questione familiare, vi dirò che qui è come se qualcuno volesse, diciamo, farsi notare, ma non ci sono ancora i presupposti. Se per esempio appunto fosse un'azienda dove si lavora tutti insieme, è come se non fosse ancora il momento di fare il salto per voi. Come se doveste ancora rimanere un pochettino con un basso profilo. Il cambio, qui c'è la ruota della fortuna, il cambio qui potrebbe esserci, sta a voi cambiare questa attitudine del 9 di spade, questi pensieri circolari che non vi fanno dormire di notte. Pensieri circolari nel senso che si pensa sempre alla stessa cosa, si crea come un circolo vizioso e non si trova mai una soluzione. Andiamo a vedere il fante di bastoni. Abbiamo un 10 di spade un'altra volta. E la temperanza. Interessante. Allora, questo fante di bastoni, ragazzi, può rappresentare una persona vicino a voi, una persona nuova, magari, se siete single e non avete nessuno, diciamo verso la fine di novembre. Potrebbe esserci questa persona. Vi dirò, vedendo le carte così, mi viene anche la sensazione che sia la persona che lascerete indietro. Perché? Perché poi c'è un 6 di spade, però non è così per tutti, ok? Diciamo che chiudendo c'è la temperanza. Il 10 di spade è una carta di chiusura,
ciclo, è una carta di fine della sofferenza, che è quello che vorreste voi, che è quello, diciamo, l'energia generale della seconda parte di novembre con questa morte, e chiudendo poi, tagliando quello che è l'energia del passato, arriva la temperanza, che è una carta di guarigione, tra l'altro. Andiamo a vedere 6 di spade. Abbiamo un 2 di spade, una regina di bastoni, oh sì, 5 di pentacoli e 8 di coppe. Allora, qui ragazzi con i 6 di spade c'è da fare una pulizia a livello di credenze limitanti. Le credenze limitanti sono quelle cose che noi crediamo, che sono scritte nel nostro subconscio, che non siamo neanche consapevoli di avere, ma che in qualche modo lavorano. Io dico sempre che ogni volta che si manda un pensiero, un'emozione nell'etere, ok? Con l'occhio fisico non si vede, ma con l'occhio eterico sì. Tutti i pensieri e tutte le emozioni hanno una forma nell'astrale, ok? E qui è come un che tipo di pensieri state mandando all'universo? Perché con questo 5 di pentacoli sento che c'è una forte attitudine di carenza, ma perché avevate anche un 4 di coppe qui, è come se non riusciste a vedere la soluzione, come se non riusciste a vedere in là. Però guardate, si tratta di semplicemente tagliare con un'attitudine che avevate in precedenza. Vi dico così perché con la regina di bastoni e poi la regina di spade qui alla fine è ora di riprendersi in mano il proprio potere personale, è ora di andare verso questo 3 di pentacoli, verso quello che sono i progetti, verso quello che sono le nuove costruzioni, le alleanze, le collaborazioni. Per qualcuno si tratta di... è una questione legata alla casa. Potrebbe esserci come la necessità, diciamo, di fare delle ristrutturazioni piuttosto... Sì, sento più che siano ristrutturazioni o trovare una casa piuttosto che cambiare casa. Però ognuno di voi lo applica alla propria realtà. Andiamo a vedere il 3 di pentacoli. Abbiamo nuovamente la regina di spade e un asso di coppa al contrario. Qui ragazzi è chiaro che dovete diciamo evitare di farvi sommergere dalle emozioni, perché qui comunque c'è parecchia tristezza, devo dirvi. Anche con questo 9 di spade ci sono tanti pensieri che poi verso fine mese andrete via via lasciando indietro, perché abbiamo anche un 8 di coppe. È una carta di viaggio l'8 di coppe, anche 6 di spade è una carta di viaggio, una carta di distanziamento. Quindi può essere o da questo fante di bastoni o dall'attitudine, perché vi ricordo sempre che le figure possono essere interpretate come persone o come energie, che in questo caso sarebbe un'energia dinamica, super passionale, qualcuno che vuole andare verso il proprio futuro, ma con la regina di spade è necessario fare dei programmi, è necessario mettere nero su bianco quello che volete fare, le date, le scadenze. Se fosse una questione a 3 ragazzi, come vi dicevo all'inizio, qua c'è bisogno di lasciare indietro la relazione, mi verrebbe da dire. Perché è una relazione che crea sofferenza, è una relazione che crea pensieri, comunque siete soli anche se avete una persona di fianco a voi. Devo dire che sono usciti re e regina di spade, quindi in qualche modo potrebbe essere una relazione karmica, cioè la relazione che avete con questa persona ehm, potrebbe essere una relazione che voi avete pattuito prima di nascere, perché dovete imparare qualcosa. Anche se fosse una situazione familiare, ho come la sensazione che qui ci sarà una sorta di stacco, un prima e un dopo con questa morte.
Se state aspettando lo sblocco di questioni legali, ragazzi, avete la giustizia, quindi arriva. Arriva lo sblocco che state aspettando, arriva. Tenete presente che con la giustizia si parla anche di giustizia divina, quindi magari non siete voi o non è una giustizia, diciamo, da un punto di vista pratico, ma potrebbe anche essere semplicemente che l'universo sta cercando di riequilibrare, diciamo, la vostra vita. La giustizia lavora con la legge di compensazione, ok? Quindi tanto vi è stato tolto e tanto vi viene dato. Andiamo a vedere un oracolo, vediamo che cosa vi dicono per concludere la lettura. Wow, fidanzamento, la tua vita amorosa sta raggiungendo un livello di impegno più elevato, quindi qui vedevo il costruire qualche cosa, che sia la casa, che sia un cambio di casa, scusate, che sia il cercare una casa, ristrutturare una casa, fare dei progetti a due, però fare i progetti, perché qui avete due volte la regina di spade, adesso qua non si vedono neanche più tutte le carte. E poi abbiamo, tieni la mente aperta. La tua anima gemella potrebbe essere diversa dal tipo di persona che ti aspetti o che frequenti di solito. Io ho come la sensazione che potrebbe essere una persona più grande di voi, quella con cui vi state relazionando. Adesso, indipendentemente dal fatto che ci sia o no il fidanzamento. Diciamo che si parte da un momento dove sì, c'è da festeggiare, ma ci si sente comunque soli, si vorrebbe, come dire, qualche cosa di più, e nell'ultima settimana di novembre è come se si andasse alla scoperta di quello che manca, fondamentalmente. C'è la possibilità di cioè di conoscere questo fante di bastoni, quindi di conoscere una persona nuova, e vi dico che se è una persona nuova ehm, potrebbe farvi cambiare punto di vista, perché c'è comunque anche la temperanza. Temperanza, come vi dicevo prima, è una carta di riequilibrio, una carta di guarigione, quindi è come se il parlare, lo stare, il frequentare questa persona potesse iniziare a farvi vedere le cose da un altro punto di vista. Amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile per capire come navigare le energie del prossimo periodo. Fatemelo sapere con un like, con un commento. Se avete piacere potete iscrivervi, condividere o abbonarvi al canale per iniziare un percorso di crescita. Io lo intendo percorso di crescita perché è praticamente un riassunto di tutto quello a cui mi sono avvicinata io e che mi ha permesso di andare avanti con il mio risveglio spirituale. Io lo sto semplicemente radunando e pubblicando, ok? Bene, potete anche andare a fare un giro nella playlist del canale, nella mappa del percorso evolutivo. Lì vedete tutti i titoli dei video che tratto nella sezione degli abbonamenti. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!